Che silenzio religioso. Ciao ragazzi, eccoci qua. Benvenuti sul nostro canale ufficiale, forse un po' troppo. Buongiorno ragazzi, era da un sacco di tempo che mancava una ricetta di carnazza su questo canale. A questo giro sarò la piccola aiutante di Giano, perché I'm the king of carnazza. Facciamo delle fantastiche, prelibate e succulente costine da leccarvi le orecchie, direbbe Ezio Greggio. Allora, le che costine... battuta boomer. Ma io sono un boomer. Le costine di maiale io lo so già che state insorgendo per dirmi che la morte loro è al barbecue. Le faremo anche al barbecue. Ma non è questo il giorno. Ragazzi, facciamo le costine al forno per tutti quelli che non hanno il barbecue. So che siete in tanti, so che adorate le costine. Ci pensa zio Giano a insegnarvi le costine al forno. Vengono buone come quelle al barbecue. Quando poi faremo quelle al barbecue, chiaramente dirò che sono più buone di quelle al forno. Quindi abbiamo queste fantastiche rack, più o meno siamo sui 2,5 kg. Qua ci mangiano comode 6 persone. Minchia, 6 persone, io me le mangio da sole. Ragazzi, 6 persone normali qua ci mangiano comode. Io me le sono fatte mettere sotto vuoto, ma non è obbligatorio, e mi sono fatto lasciare la membrana, ma l'ho fatta lasciare apposta per voi perché adesso vi insegno come levarla. Se trovate un macellaio simpatico e disponibile, fatela togliere a lui. Non ve la tolta perché avete un macellaio un po' vi insegniamo noi a toglierla. Un'altra cosa che un macellaio serio vi fa è squadrarvele per bene di modo che siano belle rettangolari. Per questa ricetta avrete bisogno di... Per la marinatura, senape, aceto, succo di miele, ketchup, si chiama salsa di soia. salsa di soia, arancia, zenzero, aglio, peperoncino. In realtà vi bastano queste quantità. E zucchero di canna. Per la rub iniziale, sale, pepe e olio. Non disperate, come sempre trovate in descrizione tutta la ricetta per filo e per segno. Nel nostro caso, siccome erano sotto vuoto, gli abbiamo dato una piccola tamponatina, ma potrebbe non essere necessario. Prima cosa da fare, rimuovere la membrana, detta anche pleura, per gli amanti dei termini corretti. Prendete un cucchiaio, ce l'avete un cucchiaio, sì. Ragazzi, se non avete un cucchiaio è un casino sta ricetta. Identificate una costola centrale e cominciate col cucchiaio a fare una cosa che se avete un canale YouTube non vi verrà mai. State molto vicini alla costola. Vedete che si sta alzando questa membrana? Voi direte perché da levare? Se non la levate non succede nulla, ve le potete mangiare uguali le costine, anzi probabilmente nella vostra vita chissà quante ne avrete già mangiate con la membrana. Il problema è che non penetra nella carne sia la rabbatura che la marinatura. Con il retro del cucchiaio si entra dentro, che è un piacere. Un po' con le dita, un po' col cucchiaio stesso vi fate un po' strada. Vedete? Quando avete il passaggio sufficientemente largo, tagliate in due la membrana, prendete uno Scottex, voilà! Inutile dire, quando c'è la camera accesa mi viene sempre peggio rispetto a quando non sto registrando. Vabbè, comunque il concetto l'avete capito, no? Io mi occuperò della marinatura e della spellenatura. Della spellenatura. E della spennelatura. E io preferivo la spellenatura. E mi occuperò di spennellare adeguatamente le nostre costine per far penetrare meglio tutto il condimento e perché al morso saranno molto più piacevoli. Seconda fase, ragazzi, il trimming. Non è altro che andare a ritagliare, traduzione del verbo to trim, alcune parti di grasso in eccesso che non vi serviranno. Questo, ragazzi, il vostro macellaio secondo me non ve lo fa. Quindi prendete il coltello da macellaio, possibilmente quello con su scritto il vostro nome. È l'87esimo video in cui flexi che hai i coltelli con su scritto il tuo nome. Secondo me chi si è iscritto la settimana scorsa non lo sa. Allora, le costine, ragazzi, è un taglio di carne del maiale molto grasso. Ma va, levate tutto il grasso che visivamente potete togliere. Fino a qua tutto bene? Se per qualcuno non è chiaro alzate la mano, mi fermo. Beh, non vedo mani alzate, vado avanti.
questa bella montagnola di colesterolo ve la siete risparmiata. Risultato finale, un po' di grasso c'è ancora, perché comunque si tratta di costine, ma molto meno di prima. Qual è la seconda fase, Franci? Il rub. Che cos'è il rub, Franci? Tutta una serie di polverine che ci volete mettere a piacere sopra. Un mix di spezie. A vostro piacere, in questo caso per noi super semplice, olio, sale e pepe. Si può fare in 1000 modi, mia nonna del Wisconsin la fa mettendoci 840.000 spezie. Hai una nonna nel Wisconsin? Almeno 3 o 4 ne ho nel Wisconsin. Gianna e Franci la fanno con sale, pepe e olio. A che serve l'olio, raga? Semplicemente a fare attaccare le spezie. C'è chi usa la senape in questa fase, va benissimo. Massaggio? Qualsiasi rub voi utilizziate, dovete essere belli generosi. Come dobbiamo essere? Generosi, ma soprattutto belli. Che fatica. Non mi sento più l'avambraccio. Ma ricordate la teglia? È arrivato il suo momento. Bestia, che violenza! Ah, una cosa importante che non vi ho detto. Raga, accertatevi di avere una teglia che ci stiano dentro le costine, È un po' come comprare il tacchino del giorno del ringraziamento e non avere il forno per farlo entrare. Come lunghezza perfetto, di larghezza si sovrappongono un pochettino, ma faremo in modo di alternarle nel forno. Sto sperimentando un metodo che ho visto su TikTok. Sul mio nuovo canale ufficiale? No, non era sul canale ufficiale di Silvio. Beh, comunque se Berlusconi fa un TikTok dove spella lo zenzero, io lo guardo. Ed è giunto infine il momento della marinatura. Venite con me. Armatevi di un pentolino di ghisa. Se siete dei fighi, avete quello che si stacca al manico. Riponiamo gli elementi precedentemente tritati. Tac. Peperoncino e aglio. Zucchero di canna. 150 ml di succo di mela, 100 di salsa di soia e 100 di aceto di mele, un cucchiaio di senape e 2 di ketchup. Tanto questa la tagli, no Giano? Mi raccomando, usatele le dita. Tanto l'altro ieri, se non ricordo male, ti sei lavata le mani, no? E ora tutto ridursi. Lo fate andare fino a che non si addensa. Fino a diventare un qualche cosa di spalmabile sulle vostre costine. Caramelloso. Un consiglio, state dietro alla marinata, altrimenti... Inquadra. Continua a tenere. In me che non si dica, questa roba qua... Ve la trovate là. O mescolate... Oh, gli state Tenete il dietro. fuoco basso. Pennellino di ordinanza e iniziate a colorare. Raga, la marinatura, così come la rabbatura, sia da un lato che dall'altro. Se in questa fase la marinatura vi sembra ancora un po' troppo liquida, non vi preoccupate. L'importante è che abbiate sciolto lo zucchero. Non utilizzatela tutta perché è ancora da spalmare a metà cottura e poi a fine cottura. Allora Giano mi ha appena cazziato perché non pennellavo per la lunghezza delle costine. Sì. Mi sembrava comunque un buon metodo. Perché Franci gli dà del voi alle costine. E ora ragazzi inforniamo a 160 gradi per un totale di 3 ore, ma a metà cottura gli ridiamo un'altra pennellata. Ingrediente segreto. L'arancia. Metà in un angolo, metà nell'altro. Copriamo con l'alluminio e l'arancia contribuirà a tenere tutto l'ambientino umidino, caldino, il giusto. Cosa farà l'arancia? Umidino. Ok. Metà e metà. Chiudere bene, non deve penetrare un filo d'aria, se no le costine vi vengono secche. Forno. E noi ci rivediamo tra un'ora e mezza. È passata un'ora e mezza. Riaprite, estraete, scoprite, rispennellate, invertite, rispennellate. Non la finite. Richiudete, rinfornate, aspettate. Sono scadute le 3 ore. Spegniamo il forno. Spegniamo le presine perché non ho ancora i poteri di Homelander. La cottura l'avete finita. Vi potete sbarazzare.
Brucicchia. Il fatto che la carne si sia ritirata e si vedano le ossa è un buon segno. La costina perfetta in teoria è quella che ha l'osso facilmente cedevole ma non troppo facilmente, un minimo di morso ci deve essere. Ogni volta vi verranno in maniera diversa. Ecco, come vedete, questo è segno che le cose ci sono venute bene, forse troppo bene. Non se ne accorge nessuno. Voilà. E ora ragazzi, mentre la carne riposa, perché ricordatevi che c'è la fase di resting, tirate fuori un pezzo di carne dal forno, lasciatelo riposare per permettere ai succhi di ridistribuirsi. In questa bella piscina di grasso noi vogliamo sbarazzarci del grasso, in realtà no, ma dopo vi spiego meglio, e recuperare i succhi. Piano 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 piano. Il principio è che il grasso galleggia, il grasso andrà su e i succhi andranno giù. No, non è una birra ragazzi. Separato il grasso dai succhi della carne, rimettiamo nel pentolino della marinata i succhi, prendete l'arancia, la spremete all'interno della marinata e fate nuovamente ribollire tutto per dare alla salsina ancora più corpo e gusto. E create una super marinata che spalmerete come passaggio finale prima di mangiarvele. Chiaramente se invece avete fretta, avete fame, avete gli ospiti che rompono le palle, questo passaggio evitatelo, usate la marinata che avevate avanzato prima e via in scioltezza. Però comunque i succhi non buttateli via. Il bicchierino di grasso voi lo mettete in frigo e il risultato finale sarà questo. È la prima volta che dovete fare un risotto, un soffritto, delle patate. Non mettete una noce di burro, mettete un cucchiaino di questo, raga, e vi svolterà la vita, non la ricetta, la vita. Un cucchiaino, che vi fa male. Poi non voglio avere sulla coscienza voi e i vostri trigliceridi. Ultimo step. Rispennelliamo le costine, le piazziamo in forno 10 minuti per farle scaldare di nuovo, fargli creare la crosticina e poi si mangia. Me le mangerei così fredde. Dai che ci siamo quasi. Che silenzio religioso. 10 minuti di forno a 200 gradi per farle crosticinare per bene e poi se Dio vuole all'alba delle non so neanche più che ore sono mangiamo. A questo giro senza foglio di alluminio perché devono crosticinare. Così come le vedete. Vai. Guarda, occhio perché qui è un attimo che le bruciate, ragazzi. Sparabam. È tutto il giorno che lavoriamo a queste costine, io non vedo l'ora di assaggiarle. Una torretta. Non spaccano di brutto, ragazzi. Con la sezione direi che ci siamo. Super caramellata. Vado? Via. Cedevoli al morso, ma ancora attaccate alle ossa. Quasi tu. Qualche osso a dire la verità si è staccato, Vedete come si stacca dall'osso bene bene? No raga, Super buona. pazzesche. Poi la marinata, si sente il succo di mela, la salsa di soia. Che ha buone vere. Abbiamo invitato un po' di amici a casa. Noi stiamo facendo l'assaggio di prova. Mi fermo qua, se no stasera non ce n'è più. Mi ciuccio le dita, arriverà poi anche la versione barbecue, non credete che sia finita qui, Quindi Speriamo che le costine vi siano piaciute, a noi un sacco. fatele anche voi e raccontateci come vengono. Fatemi sapere la versione di vostro cugino. Noi ci vediamo al prossimo video. Potrebbero esserci bloopers, potrebbero non esserci, chi lo sa. Ciao. Andava tutto bene quello che dicevi, ma poi dobbiamo cambiare inquadratura. Dobbiamo fare un'altra inquadratura, mi dice Franci. Per la senape. Spieghiamo anche come si fa la senape. No, la senape l'abbiamo già comprata. E quindi cosa stai facendo? Quindi una valida alternativa è il forno e mi occuperò della spennellaratura. Perché così crea umidità. Perché la teglia Finita la risposta di Franci. Porca 150 ml di succo di mela, 100 di aceto, 150 ml di succo di mela, 100 di aceto, di mele. Allora, 150 ml di succo di mela, Allora. Scavaliere, cioè
Scavicchi ma non apra. No, volevo dire... Scavicchi ma non apra. Facciamo dire le parolacce che è un canale family friendly il nostro. Se la marinata che avete fatto è sufficiente, proseguite con quella. Poi se lo vogliono fare bene, se no amen. Okay? Lo volete fare? Sì, che Se lo no, vogliono amen. fare. Iscrivetevi al canale, Instagram. No, No, ormai lo sanno. basta. Ma basta, ma chiudiamo gli cazzo di altri canali, basta, non ne posso più, devo fare anche TikTok, basta.